Ciao ragazzi, ciao Alice, ciao Andrea, benvenuti. Ciao Ciao Saveria. Saveria. Allora, partiamo dal fatto che io più o meno ho un'idea di cosa voi facciate in Develop, perché io ad esempio feci il colloquio conoscitivo con Andrea. Ecco, però mettiamoci un attimo nei panni di una persona che sta guardando questo video e vi chiederei dunque di presentarvi un momento, di farci capire cosa fate in Develop, di cosa vi occupate. Io mi chiamo Alice Doro, come hai già anticipato, e insieme ad Andrea lavoriamo nel team HR. Fondamentalmente noi ci occupiamo di tutti gli aspetti relativi alle risorse umane, quindi dalla gestione del personale, alla ricerca e selezione di nuovi profili, quindi interni, come puoi essere appunto te, Saveria, e come possono essere anche i nostri tutors che ci supportano appunto nei nostri corsi. Quindi dalle attività più amministrative di gestione del personale, in realtà copriamo anche un ruolo all'interno della scuola, che è quello appunto di supportare i ragazzi in tutto il percorso che appunto noi abbiamo definito con il nome di Workshop Career, che si basa fondamentalmente su un momento di supporto effettivo nella creazione di quelli che sono i biglietti da visita, quindi di presentazione dei nostri studenti, fino poi ad accompagnarli alla fase dei colloqui sia con i nostri partners, i nostri clienti, o anche con eventuali loro candidature, diciamo, con le loro candidature autonome, fino poi alla trattativa e l'effettivo contratto e quindi inserimento da parte dell'azienda. Benissimo. Tu Andrea vuoi aggiungere qualcosa? Ma Alice praticamente ha già spiegato nel dettaglio quello che facciamo, il ruolo è lo stesso, e quindi sì, di base noi ci occupiamo delle due anime di Develop, quindi lato risorse umane, quindi ovviamente la gestione del nostro personale interno, e accompagniamo anche i nostri studenti, le nostre studentesse nell'approccio al mondo lavorativo, dandogli consigli e aiutandoli, diciamo, a presentarsi al meglio verso il mercato del lavoro. Allora, benissimo, partiamo quindi con la seconda domanda. Vi volevo chiedere qual è secondo voi il biglietto da visita di uno sviluppatore? Quali sono le caratteristiche che deve assolutamente avere per presentarsi al meglio magari ad una papabile impresa? Il biglietto da visita in realtà sono più di uno, secondo me, secondo Andrea, quindi quello che comunque consigliamo e supportiamo anche i ragazzi nel creare è sicuramente il curriculum, il profilo LinkedIn e poi il profilo GitHub, dove vengono anche in supporto i ragazzi, i tutor, diciamo, da un punto di vista un po' più tecnico. Quello che sicuramente è importante è che tra i tre profili, tra le tre pagine, diciamo, tra i tre biglietti da visita, la cosa importante è che siano comunque il più possibile coerenti anche tra di loro e che abbiano un unico messaggio che poi loro vanno anche a raccontare e presentarsi poi durante il colloquio. La cosa importante è che siano sicuramente sintetici e il più possibile chiari, se vogliamo anche semplici e puliti graficamente, perché anche sia a livello tecnico che a livello generale vengono visti da più persone, da più profili all'interno di un'azienda. Quindi poi a seconda del contesto, comunque della persona che lo va a vedere, ovviamente la cosa importante è che siano sicuramente chiari e sintetici. Comunque sono questi tre i principali strumenti comunque su cui lavoriamo insieme a loro. Quello che consigliamo poi sempre ai ragazzi è per esempio nel curriculum, di inserire una sezione apposta con le skill tecniche che hanno appreso sia durante il corso di develop, ma che hanno appreso anche in autonomia, in modo tale che il selezionatore di personale che si andrà a interfacciare col loro curriculum avrà subito chiaro chi ha davanti, che tipo di skills ha la persona. E un'altra cosa molto importante sulla quale insomma ci soffermiamo è l'aggiunta delle parole chiave su LinkedIn, in quanto il recruiter medio fa la ricerca di persone attraverso parole chiave, quindi è sempre molto importante aggiornare il profilo LinkedIn con le competenze tecniche che si stanno acquisendo o che per esempio Develop ha dato. E su GitHub l'ultima cosa che raccontiamo sempre è quello di tenere il più pulito possibile e di inserire dentro progetti di un certo tipo di complessità, quindi di evitare di buttarci dentro anche i primi progettini, ma di avere dentro GitHub progetti già strutturati e sicuramente puliti. Grazie mille, siete stati chiarissimi. E volevo sapere, secondo voi, quanto è importante la comunicazione che accompagna in un certo senso questo invio di candidatura?
Direi fondamentale, se non importantissima, perché rappresenta insieme ovviamente al biglietto da visita, è un po' come andare, non so, a trovare qualcuno e non salutarlo, ecco, per intenderci. Quindi comunque è sicuramente sono quelle due frasi che anche lì noi lavoriamo molto durante il workshop nel sensibilizzare i ragazzi e ricordare sempre che comunque sia a livello educativo ma soprattutto a livello professionale è importante comunque sempre salutarsi, presentarsi e anche lì in modo comunque sempre molto chiaro e sintetico. E quello che consigliamo e che diciamo è anche di accompagnare un certo tipo di comunicazione anche a seconda del canale che si utilizza, ad esempio via mail magari ci si può presentare in un certo modo accompagnando appunto il proprio profilo, il proprio CV o per esempio tramite LinkedIn dove c'è comunque una chat, c'è un messaggio un po' più smart e veloce, ovviamente anche accompagnare il proprio contatto o aggiungendo appunto sempre comunque un messaggio di saluti magari un po' più sintetico, ecco. Ho capito. Un'altra cosa severa sulla quale noi poniamo l'attenzione, oltre alla comunicazione durante l'invio della candidatura, è anche la comunicazione in tutta la fase l'iter di selezione, che comunque è molto importante, specie per esempio la comunicazione mentre si sta per fissare un colloquio. Quindi noi prendiamo davvero per mano i nostri ragazzi dandogli delle best practice per riuscire proprio a dare la miglior impressione possibile di sé, perché comunque di fatto la selezione del personale non è una scienza, è fatta di rapporti umani e quindi è fondamentale proprio riuscire a dare una impressione professionale e vera di se stessi. E se posso aggiungere, diciamo, finale, una Tutto cosa quello su che vuoi. e anche lì stressiamo tantissimo i nostri ragazzi, io li stresso tantissimo su questo, è di avere una comunicazione anche quando l'opportunità comunque non interessa, cioè è fondamentale comunque se siamo già in un momento di trattativa, comunque siamo poco interessati a quell'opportunità, è comunque importante comunicarlo che non si è interessati e lasciare comunque diciamo una bella immagine no, di sé in modo professionale, anche perché sono comunque contatti che magari anche in un futuro ci si può trovare magari ad averli come colleghi o come possibili colleghi, quindi è importante comunque secondo me a livello professionale mantenere sempre una professionale anche comunicazione. Sì, mi è capitata una cosa del genere una volta, però non entro nei dettagli. E allora, una cosa molto bella che so che fate è che proprio aiutate i nostri ragazzi effettuando delle vere e proprie simulazioni di colloqui. Ecco, io volevo sapere quali consigli date a questi ragazzi durante queste simulazioni. Ma noi ci prendiamo una mezz'oretta a fine corso, più o meno verso la fine del corso, con ogni ragazzo e con ogni ragazza del corso e facciamo una vera e propria simulazione di colloquio. Quindi noi ci impersonifichiamo in un possibile selezionatore e sicuramente facciamo anche le domande un pochino più antipatiche, perché è bene prepararsi a tutto, quindi non manca mai la solita domanda: dimmi 3 difetti e 3 pregi che ti caratterizzano. Ma il consiglio che diamo sempre è quello di riuscire a presentarsi al meglio e di informarsi anche a priori dell'azienda e della posizione al meglio. Quindi una cosa che diciamo sempre, per esempio, molto banale ma non scontato, è di leggere qualsiasi cosa che si trova online riguardo la posizione e l'azienda con la quale stai facendo un colloquio. Questo sicuramente è un consiglio che non va mai sottovalutato. Assolutamente. Sì, no, confermo che la cosa fondamentale è prepararsi, cioè informarsi, andare magari sul sito, vedere se ci sono dei partner magari interessanti, dei progetti e quindi arrivare sicuramente informati. Questo lo facciamo un po' proprio la simulazione anche fingendoci e quindi magari facciamo anche la domanda: sai qualcosa di noi? Ti sei informato? Quindi un po' cerchiamo un po' appunto come ha detto Andrea di metterli già in una situazione proprio più possibile reale. Quello che inoltre andiamo a fare durante la simulazione è magari con ognuno anche lavorare singolarmente, perché comunque le storie professionali, se ci sono già state in passato, magari ci sono state e sono anche state fatte in altri settori completamente, o c'è chi invece si approccia al mondo del lavoro completamente da zero, quindi un po' all'inizio, un po' diciamo anche inesperto no, di colloqui, quindi con ognuno ovviamente poi lavoriamo a seconda anche della storia professionale che c'è dietro.
c'è chi magari ha più bisogno, ha voglia magari di avere un supporto più sulla parte per esempio della presentazione, su come gestire il cambio per esempio professionale che c'è stato, o c'è chi magari ha delle difficoltà, passatemi il termine, ovviamente sempre su alcuni magari aspetti diversi, per esempio come raccontare la voglia di andare a vivere magari in un'altra città, o comunque di cercare un lavoro per esempio da remoto, o comunque altre caratteristiche che ovviamente sono prioritarie. Quindi quello che sicuramente con loro lavoriamo e che non è scontato è anche cercare di capire quali sono le priorità di ognuno, e quindi poi provare a ricercarle anche durante i colloqui, e cerchiamo di far capire che il momento del colloquio non è solo un momento di giudizio, di osservazione nei confronti del candidato, ma è un momento proprio conoscitivo a tutti gli effetti, dove anche lo studente, in questo caso, nel nostro caso, quindi comunque il candidato, ha bisogno di avere comunque delle risposte e capire se quell'opportunità effettivamente si avvicina più o meno alle proprie priorità. Quindi lavoriamo anche un po' su tutto il retroscena di come ci si ovviamente arriva e ci si prepara. Sì, diciamo che il momento del colloquio è sempre qualcosa di molto molto complesso, no? Però secondo me la cosa fondamentale è almeno far vedere che quella impresa per la quale state inviando una candidatura, vi siete letti due righe su questa impresa, no? Che la conoscete un pochino, penso che sia la cosa fondamentale, che poi in realtà molti non fanno, non riesco a capire il perché. Però non lo so, non sono un'esperta, però insomma è capitato un No, discorso no, del genere. ci capita anche quotidianamente Ah, ok. Ahimè. Assolutamente. E allora, siamo in chiusura e vi rubo giusto altri 2 minuti. Cosa può e soprattutto cosa deve aspettarsi un giovane sviluppatore o una giovane sviluppatrice quando approda nel mondo del lavoro? Soprattutto quali diritti in un certo senso deve pretendere, tra virgolette? Bella domanda. Cosa si Esatto. può aspettare? Una giungla, sicuramente. Il mercato del lavoro italiano non è facile. I diritti sembra banale, ma non lo è. Sicuramente di avere una retribuzione. È una risposta forse scontata, ma non è neanche più legale comunque iniziare a fare tirocini o stage non retribuiti. Quindi questo è già un diritto scontato, ma che bisogna ovviamente pretendere. Assolutamente. Poi un altro punto, diciamo, sulla trattativa e quindi poi sull'inizio, no, di un'opportunità, ovviamente anche qui sembra banale, ma non lo è, ovviamente concretizzare e sentirsi poi parte ovviamente diciamo, della nuova della realtà dove si sta per andare, solo ed esclusivamente quando effettivamente c'è un contratto, c'è una trattativa effettivamente scritta e controfirmata da entrambe le parti. Quindi anche lì magari con alcuni ragazzi è capitato che si è scelto, diciamo, di annullare colloqui senza ancora magari aver concluso. Invece è importantissimo essere, sia proprio per essere sicuri e per essere avere in mano ovviamente anche il contratto e vedere se rispetta appunto tutte le norme, diciamo concretizzare e avere un documento effettivo, insomma, e alla fine della trattativa, ecco. Questo da un punto di vista direi più legale. Poi sotto il piano, diciamo, dell'aspettativa, secondo me è un settore in continua evoluzione, soprattutto questo, per cui secondo me è quello che cerchiamo anche noi di mettere in evidenza e quindi di stimolare i nostri studenti, e penso che un po' li scegliamo anche perché hanno, no, questa curiosità e questa passione nei confronti di questo settore, e continuare soprattutto in questa prima fase di esperienza da junior all'essere costantemente ovviamente curiosi e attivi nel volersi comunque continuare a formare, perché non penso che in tutti i linguaggi, in tutto il mondo tech in genere, chi resta comunque indietro a livello formativo rischia poi comunque effettivamente di rimanere indietro. Quindi quello che consigliamo, penso un po' tutti noi, è di avere un approccio curioso e volto comunque alla continua formazione tecnica. C'è anche molta competizione, Save. Ci sono tantissime aziende che comunque stanno cercando sviluppatori e sviluppatrici, quindi una cosa che comunque anche noi facciamo assieme al nostro team placement è quello di, per ogni singolo ragazzo o ragazza,
andare anche un attimino ad analizzare le varie offerte che ricevono, in modo tale da riuscire ad aiutarli magari nel prendere una decisione che comunque è difficile, perché comunque la scelta di firmare un contratto di lavoro non è comunque un momento importante. Quindi, essendoci anche magari la possibilità di trovarsi di fronte a diverse opportunità allo stesso momento, noi aiutiamo sempre comunque i nostri studenti nel cercare di fargli prendere la scelta migliore, ecco. Assolutamente. Va bene ragazzi, io non vi rubo altro tempo, vi volevo ringraziare tantissimo e vi auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie a te. Ciao Sempre ciao. un piacere. Ciao. Ciao, ciao, ciao.